Ciao, sono Andrea. Io sono Mauro. Vado adesso a macinare il caffè per fare un'estrazione con la caffettiera napoletana. Sì, è particolare in realtà la storia della napoletana. Nel suo nome c'è Napoli, napoletana, il mondo la conosce come napoletana, ma in realtà è stato inventato, brevettato in Francia nel 1819 da Maurice. Ma che sistema è, Andrea? Allora, è un sistema che lavora a percolazione. Utilizzerò quindi una temperatura dell'acqua intorno ai 93 gradi e una macinatura del caffè molto grossolana. Siamo intorno ai 1000 micron come dimensione delle particelle. Ok, e tu mi dici però 93 gradi di acqua, ma fondamentalmente questa temperatura è ottenuta poi successivamente, perché l'acqua in buona sostanza arriva quasi ad ebollizione. Ci spieghi un po' come funziona l'estrazione? A differenza della tradizionale moka che di più conosciamo, io vado a preriscaldare l'acqua in un bollitore e a inserirla poi all'interno dello strumento. Così cercherò di non sovraestrarre il caffè per evitare di tirare fuori le note amare. Ok, perfetto. Quindi tra poco metteremo questo caffè macinato in questa camera di dosaggio che è posta nel mezzo, no, tra i due cilindri della macchina, mentre nella parte sottostante mettiamo la nostra acqua. Esattamente. Poi cosa accade? Allora, andiamo intanto a versare l'acqua e la pesiamo. Utilizziamo un rapporto di 1 a 10, dove 1 Perfetto. è la quantità di caffè, 10 è la quantità di acqua. Quindi in questo caso con la caffettiera napoletana di queste dimensioni vado a riempire fino a livello, controllando appunto il peso sulla bilancia. Perfetto. Mi hai detto già che l'acqua è preriscaldata, quindi ovviamente non durerà molto la cottura, se vogliamo, dell'acqua. Esattamente. Inserisco il caffè nel filtro. Perfetto. Una granometria abbastanza grossa, vedo, in effetti. Ok, perché in realtà poi quando andremo a capovolgerla potrà usufruire soltanto del peso dell'acqua, quindi in realtà non c'è pressione, ma c'è soltanto la percolazione fine a se stessa. Esattamente, è un'estrazione a caduta o a gravità. Inserisco il filtro. Ok. Allora, adesso vado a capovolgere la caffettiera per far partire appunto l'estrazione a percolazione. Perfetto. Non ho posizionato la caffettiera sul fuoco, ma come ti dicevo, ho preriscaldato l'acqua nel bollitore per ottenere appunto i 93 gradi di estrazione. Ok, quindi evitare che chiaramente temperature troppo alte ci portassero alla bevanda in sovraestrazione. E quindi delle note amare. Perfetto. Procedo. A questo punto, volendo, possiamo inserire il famoso coppetto, che dici? Volentieri. Secondo la tradizione, che ci servirà a cosa fondamentalmente? Beh, immagino io a trattenere gli aromi e i profumi all'interno dello strumento e non disperderli nell'ambiente e poterli apprezzare poi in tazza. Esattamente, è una tradizione più che altro che vuole appunto che questo coppetto non consenta agli aromi di uscire, di fuoriuscire appunto dal beccuccio e quindi rimanere imprigionati nella nostra bevanda. Con questa macinatura, quindi, che ricordo essere grossolana intorno ai 1000 micron con la proporzione di 1 a 10, dovremmo ottenere circa il nostro caffè pronto in 5 minuti più o meno. Perfetto. Passati più o meno 5 minuti di percolazione, smonto il cupitello. Ok, detto bene? Benissimo direi. E vado a versarti il nostro caffè filtrato con la caffettiera napoletana. Grazie. E come puoi vedere ha un corpo leggero. Sì, alla vista si presenta già limpido, abbastanza limpido e quindi insomma pulito sicuramente. Vediamo un attimino l'aspetto aromatico ora. Prego. Grazie. Sì, insomma assomiglia anche a qualche altro strumento filtro, no? Anche in termini visivi, in buona sostanza. Sì, al naso pure insomma si iniziano a avvertire sentori di frutta abbastanza percettibili. Passiamo ora all'assaggio. Sì, diciamo che l'acidità rimane abbastanza percettibile, è discreta la dolcezza, l'amarezza c'è, però sicuramente non prevale sugli altri gusti. Il corpo direi medio questa volta e sicuramente una tazza abbastanza pulita. Nel complesso sicuramente un metodo molto valido da poter utilizzare.
Ti ricordo che ho utilizzato un caffè 100% arabica, tostatura molto molto chiara, come quasi per tutte le estrazioni a filtro. Io mi immagino questa bevanda, Andrea, nelle case, in una giornata qualsiasi, con tutto il rito che c'è dietro e la preparazione, e quindi di poter condividere anche le fasi che precedono la degustazione vera e propria. Per me è stato un onore e un piacere condividere con te, Napoletano Doc, appunto questa estrazione con la caffettiera napoletana, e speriamo che chi ci segue possa assaggiarlo anche a casa. Buona napoletana a tutti allora.